Ciao a tutti da Paolo e bentornati sul canale Cibo Dentro. Oggi una torta alle carote arricchita con le noci, facilissima da preparare in poco tempo e con pochi ed economici ingredienti. L'impasto è quello classico del ciambellone, morbido, senza bisogno di utilizzare il burro e con solo 2 uova. Sbattetele all'interno di una ciotola capiente in grado di raccogliere poi tutti gli altri ingredienti e iniziate a mescolarle assieme allo zucchero aiutandovi con delle fruste elettriche o a mano. Continuate aggiungendo un po' alla volta l'olio di semi e distribuite anch'esso nell'impasto. Versate poi un vasetto di yogurt bianco non zuccherato che darà un bel contrasto acido alla dolcezza dello zucchero e delle carote. Mescolatelo a tutti gli altri ingredienti sempre con le fruste a velocità medio-bassa e gli ingredienti umidi sono finiti. Passate dunque a quelli in polvere aiutandovi con un setaccio per sbriciolare eventuali grumi, sicuramente presenti nel lievito, ma fate comunque questo procedimento anche con la farina. Incorporerete più aria e la torta risulterà più soffice. Bagnate quindi le polveri setacciate con la parte liquida del composto, poi azionate le fruste e lavorate fino a quando non avete ottenuto una crema omogenea e vellutata. Pronto l'impasto di base, potete ora arricchirlo con la carota e le noci. Grattugiate le carote con una grattugia abbastanza fine se le volete far sciogliere nella torta, mentre se volete che si notino di più utilizzate una grana medio grande. Riversate dunque nell'impasto e con un cucchiaio o una spatola incorporatelo fino ad ottenere un risultato omogeneo. È la parte divertente di questa lavorazione. Ora, a seconda del risultato che volete ottenere, potete decidere se cuocere direttamente così la torta oppure aggiungergli le noci sbriciolate. Le noci infatti daranno sicuramente molto sapore e croccantezza, ma tenderanno ad asciugare leggermente l'umidità interna della torta. Scegliete quindi in base al risultato che volete ottenere. Spezzettatele al coltello o aiutandovi con il fondo del bicchiere, poi mescolatele al resto degli ingredienti in ciotola. Per evitare che la torta si attacchi al fondo e contemporaneamente mantenga più umidità, anche con una tortiera antiaderente, vi consiglio di foderarla con carta forno. Un foglio incastrato tra il fondo e l'anello e una striscia tagliata a misura per la circonferenza. Una volta misurata la lunghezza da tagliare, per non sprecare il resto del foglio ed essere già pronti per le prossime torte, potete mettervi da parte gli avanzi già tagliati a misura. Nel caso aveste tortiere di misure diverse, tagliando della misura più grande andranno bene anche per quelle più piccole semplicemente tagliando via l'eccesso di carta con una forbice. Potete ora versare tutto l'impasto alle carote nella tortiera foderata. Il composto tende a livellarsi senza doverlo pareggiare con la spatola. Infornate in forno statico preriscaldato a 180 gradi e lasciate cuocere per 45-50 minuti a seconda del vostro forno. Togliete dunque la tortiera dal forno dopo aver verificato la cottura con uno stecchino lungo e lasciatela raffreddare completamente all'interno della tortiera. La carta forno agevolerà molto l'operazione di estrazione, dopo la quale potete mettere direttamente su un piatto da portata e servire. Volendo potete decorare con una spolverata di zucchero a velo o farcire con una crema dolce al formaggio in stile anglosassone. Dipende se volete una torta da tutti i giorni, un po' più leggera e che si prepara in pochissimo tempo, o qualcosa di più ricco da mangiare una volta ogni tanto. In entrambi i casi io, come ogni giovedì, vi saluto, vi auguro buon divertimento e buon appetito e vi aspetto giovedì prossimo, sempre dalle 11 del mattino, qui su Cibo Dentro. Ciao!